Eccolo qua, flan di zucca col cuore tenero di fontina e chips con la ricotta salata sopra, la mia versione. Se vuoi vedere come l'ho realizzato, guarda il video fino in fondo. Buongiorno a tutti voi, benvenuti nella mia cucina. Questo è il Crema Pelata Kitchen Show, come ormai ben sapete. La domanda è sempre la stessa: Who's the man in the kitchen? E la risposta non sopraggiunge neanche sotto tortura. Cosa andiamo a realizzare oggi? Facciamo un antipasto, uno di quelli belli che fanno tanta bella scena durante le nostre cenette ed è anche abbastanza facile. Ma con che cosa vi voglio stuzzicare oggi? Ma con un flan di zucca con un cuore tenero di formaggio all'interno. È una chips di formaggio che dà quella croccantezza al tutto. Venite con me, andiamo a vedere gli ingredienti. Il primo elemento su tutti, quello principe di questa volta, è la zucca. Eccola qua. Qui ce ne occorreranno dai 400 ai 500 grammi. Io ho preso questa qui mantovana, l'ho già tirata via la buccia, fatelo anche voi. E questo è il nostro ingrediente base. Secondo elemento che ci serve per la ricetta è il cuore tenero. Con cosa lo faccio? Ecco, io adoro la fontina, quindi utilizzo della fontina, questa è valdostana. Potete usare tutti i tipi di formaggio con un impasto semimolle, ok? Per 400 grammi di zucchero ci occorreranno 3 uova freschissime, mi raccomando, evitate quelli col pulcino, se volete. Circa 100 grammi di parmigiano reggiano, un pezzo di formaggio secco e salato. Io in questo caso utilizzo la ricotta salata, ma va bene qualsiasi tipo di formaggio, ci servirà poi per la chip finale. Andrò a utilizzare inoltre 250 ml di panna fresca, eccola qui. Olio extravergine di oliva, non manca quasi mai. Andremo a utilizzare del burro, mi raccomando, alta qualità. Poi ci occorreranno delle spezie per cercare di aromatizzare un po' il tortino e giocare un po'. Che cosa nello specifico? Allora, vado a utilizzare la noce moscata, il pepe nero, un po' di sale e andrò a utilizzare un po' di curry, ed è quella spezia che renderà ancora più giallo e colorato il nostro tortino. Che vi piaccia o no, gli ingredienti li ho appena detti tutti, quindi andiamo a vedere i procedimenti, ma prima sigla! La prima operazione che dobbiamo fare è quella di cucinare la zucca. Per farlo dobbiamo ovviamente pulirla, quindi tirate via la parte esterna come ho già fatto ed eliminate i semini all'interno. Mi raccomando, non buttate via i semi della zucca, li mettete da parte, li fate essiccare e poi li sbriciolate, li mettete dentro un'insalata. Insomma, ci sono un sacco di riutilizzi, fanno anche benissimo. Una volta che abbiamo pulito così la zucca, andiamo a tagliarla. Direi che facciamo dei quadrettoni. Andiamo a mettere in un contenitore, aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva, il pepe e un po' di sale. Diamo una bella rimestata al tutto, afferriamo una teglia con della carta forno e ce lo andiamo a distribuire sopra. Mi raccomando, non tutti attaccati, lasciamo un po' di spazio in modo che si cucinino in maniera uniforme. Così ce ne andiamo al forno. Forno preriscaldato, 180 gradi e rimaniamo così per una ventina di minuti. Intanto che la zucca si cucina nel forno, vado a fare le chips, quelle croccanti da mettere sopra il flan. Allora, in che modo? Un pezzettino, guardate, carta da forno, un quadratino così, sarà un 15x15, non di più. Lo appoggiate qui, afferrate una grattugia e andiamo a utilizzare questa parte qui, ok? E andiamo a grattugiare guardate qui, eccolo qui, questa è la base della chips. E come andiamo a cuocerla? Allora, si può fare sia in padella o altrimenti, ancora più semplice, la facciamo al microonde. Tempi, come, cosa, non vi preoccupate, ci ho già pensato io, esperimenti e cose varie. Forno microonde 600 watt, 40 secondi. Pochi secondi sono passati e la chips è bella che fatta. Un'altra operazione che possiamo andare a fare nell'attesa che la cottura si compia per bene è quella di andare a creare dei tocchettini di formaggio che saranno il nostro cuore morbido del tortino. Allora, qui ho la fontina, ne prendo un pezzo,
Allora, mi raccomando, deve essere un bel pezzettino generoso, quindi via la buccia che non serve, però creiamo dei bei tocchetti, Facciamo dei tocchettoni così, in modo che ogni tortino, quando poi si scalda, paf! Esplosione di gusto e di colore. Eccoli qua belli che tagliati. Con le dosi che stiamo utilizzando dovresti riuscire a fare 6-7 pirottini di flan senza nessun problema. Nel momento in cui con la forchettina schiacciate e viene fuori questo effetto tipo purè, ok? Allora vuol dire che la zucca è bella che è cotta, possiamo andare al passaggio successivo. Siamo ora alla fase vera e propria della realizzazione del tortino. Allora, andiamo a inserire dentro un contenitore alto la zucca, la mettiamo tutta. Aggiungiamo un filo di olio extravergine, un filo di panna, afferriamo il mini primer e andiamo dentro a frullare. Man mano che frulliamo aggiungiamo ancora un po' di panna. Iniziamo a inserire una alla volta le uova. Ancora un po' di panna. L'ultimo uovo rimasto. Ora vado a grattarci dentro un pochino di noce moscata, un pochino del curry per renderlo ancora più giallo e colorato, il formaggio parmigiano reggiano e soltanto adesso che mi sono assicurato che la consistenza è quella giusta vado a mettergli tutto il restante della panna. Quando è così siete belli che pronti per andare a infornare. Arrivati a questo punto ci dobbiamo concentrare sui nostri pirottini. Allora, eccoli qua, andiamo a prendere un po' di burro, ovviamente il burro è ammorbidito, lo lasciate fuori un pochino e li andiamo ad imburrare bene. Mi raccomando, questa è un'operazione fondamentale perché non dobbiamo far attaccare i tortini all'interno, il nostro flan. Si prende l'emulsione di zucca, il tortino imburrato, si va a inserire una prima cucchiaiata all'interno, lo si fa con tutti. Prendiamo il cuore di formaggio, fontina, bello, un tocchettone così, lo dobbiamo sentire e andiamo a inserirlo dentro. Non lo schiacciamo troppo perché sennò esce dall'altra parte ed è finito tutto quanto. Voilà, solo appoggiato, andiamo a ricoprire il tutto. Allora, non arrivate fino in fondo al pirottino, mi raccomando, lasciate sempre un mezzo centimetrino in modo che quando si gonfia non va a strabordare. Picchiamo bene 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 in modo da far scendere tutto sul fondo ed eliminare anche l'aria in eccesso. Eccolo qua, ci siamo, prendiamo una pirofila con i bordi alti come questa qui. Andiamo a inserire dentro ben distribuiti i pirottini con i flan di zucca. E dentro li andiamo a inserire un po' di acqua calda, ok? Questi sono circa mezzo litro. Andiamo nel forno, 170 gradi, 25 minuti e poi sforniamo. Molto bene, ci siamo. Vediamo un po' com'è questa consistenza. Sì, è cotto bene. Allora non ci resta che andare a impiattare e vedere com'è venuto. Eccolo qui, è ancora abbastanza caldo, lo andiamo ad agitare leggermente, vediamo se viene via subito. Voilà, che meraviglia, è venuto via subito. Gli andiamo a inserire la chips sopra, un filo di olio extravergine di oliva sopra e il flan di zucca è bello che pronto. Eccoci in compagnia del flan e anche della forchetta, immancabile, e andiamo alla prova dell'assaggio. Allora, vediamo intanto se il cuore tenero è rimasto. Mamma mia, guarda qui che roba, guarda qui che cosa è rimasto. Andiamo direttamente alla prova dell'assaggio, vediamo un po'.
Che bontà, che bontà, guarda che roba. Guardate la consistenza del flan, guardate come è rimasto. La zucca mantovana è meravigliosa, il retrogusto del curry lascia il suo e la fontina è quel tocco di libidine che non può mancare. Insomma, il flan di zucca ha tutte le carte in regola per essere servito in ogni occasione. Ma la vogliamo assaggiare questa chips? È così, ma Ale, il colesterolo è andato. Come avete visto è un antipasto semplicissimo da fare. Vi potete organizzare anche a farlo prima e poi la cottura la fate all'ultimo. Potete addirittura metterli anche già nei pirottini e solo quando ci sono i commensali andare in forno. Insomma, potete sbizzarrirvi come volete. Se la ricetta e i passaggi ti sono piaciuti o ti ha dato qualche idea in più per realizzare qualcosa, iscriviti al canale, fallo sapere, metti un like, attiva la campanella. Insomma, c'è sempre qualcosa da fare, non posso guardare e basta. Guarda e basta se lo vuoi. Vi do l'appuntamento a una prossima video ricetta. Ciao a tutti da Crema Pelata, ciao belle gioie, ci vediamo alla prossima, ciao! Eccolo qua, fontina, zucca e chips, il trittico perfetto.